TG Planet B, edizione del 21/10/2051. Come ormai sapete, è da 15 anni che continua lo sciopero della parola su tematiche che riguardano la protezione del nostro pianeta. Per questa ragione continueremo a dare l'informazione a volto coperto. La CO2 si è spessita ulteriormente. Cosa succede? Spiegato in parole semplici. Immagina di prendere un piumone in piena estate, quando fuori a 38 gradi ti manca l'aria condizionata, ti costringono a rimanere coperto 24 ore su 24 dentro al tuo piumone. Il mondo oggi si sente come te in quel piumone in un giorno d'estate. Hai mai provato a fare una ricerca su questo tema invece di perdere tempo con selfie e chiappa like? Ti ci accompagno io. Eccoti servito. Però esistono ancora persone al mondo che sostengono non sia vera questa cosa del riscaldamento globale. Sempre pronti a dare la colpa a altri, ma tu cosa stai facendo per promuovere azioni di cambiamento? Hai mai pensato di utilizzare la bicicletta anziché l'auto per i tuoi spostamenti? Organizzare i car sharing per andare al lavoro? O diminuire di 1 grado il riscaldamento di casa ufficio? O spegnere lo stand-by degli elettrodomestici quando non utilizzati? O semplicemente promuovere queste azioni sui tuoi canali social? Organizzare una manifestazione che possa favorire la sensibilizzazione sul tema? Quindi lo vedi che qualcosa possiamo fare. Quando siamo in coda in tangenziale ci lamentiamo del traffico, senza renderci conto che noi contribuiamo a far parte dello stesso motivo per cui ci lamentiamo. Il nostro futuro è la conseguenza delle scelte di oggi. Scegliamo energie rinnovabili, usiamo meglio l'energia che consumiamo, favorendo soluzioni a maggiore efficienza energetica. Spostiamo le idee e non gli autoveicoli. Con lo smart working la CO2 si è ridotta sensibilmente. Ciò che dice che il problema non sono i ghiacci che si sciolgono, aumentano l'acqua negli oceani e creano alluvioni e trombe d'aria. Non sono gli alberi che vengono abbattuti per creare i parcheggi e deforestazione per far spazio allevamenti. Non sono i SUV che utilizziamo per accompagnare il figlio a scuola, quando potrebbe farlo benissimo con una passeggiata, risparmiando pure sulla palestra. Tra i tanti obiettivi che ci diamo, perché non includere quello di fare il possibile per contenere l'innalzamento di almeno 1 grado centigrado per i prossimi 10 anni? E allora, iniziamo a cambiare i comportamenti personali. Il nostro contributo, anche se conta come una goccia del mare, potrebbe essere alimentato da altre 5 miliardi di gocce che abitano questo pianeta. E a quel punto sì che si vedrebbe la differenza. Dobbiamo sentirci orgogliosi di essere dei piccoli granelli di sabbia, perché insieme facciamo una bellissima spiaggia. Ok, avete ragione, la politica deve fare la sua parte, ma noi facciamo la nostra. Dobbiamo fare in modo che la politica prenda in considerazione cosa vuole il popolo. Sono le folle che influenzano la politica. Se i like dei nostri selfie sui social sono quanto più interessa alla stragrande maggioranza della popolazione, ebbene, otterremo il 5G dai nostri governi, non di certo azioni per ridurre la CO2. Vi auguro di prendere consapevolezza, salutandovi con una foto di quanto Venezia si poteva ancora visitare. Siamo ancora in tempo per salvare il pianeta. Forse